Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Trivial Adventure. Visto che in tantissimi me lo avete chiesto, oggi voglio parlarvi di come ho montato la seconda batteria. Ma prima di tutto ragazzi, come sempre vi invito a iscrivervi al canale. Adesso non perdiamo altro tempo e apriamo il cofano. Eccola qua ragazzi, come vedete una bella batteria da 100 Ah in supporto all'originale. Come vedete l'ho posizionata a destra del motore e per farlo ho dovuto costruire con l'aiuto di un amico questo supporto in ferro e ho anche dovuto spostare sia la vaschetta di espansione del radiatore che la vaschetta di tergicristalli. Il nuovo supporto poggia direttamente sopra il passaruota ed è ancorato alla macchina sfruttando i due buloni che originariamente tenevano fissata la vaschetta di tergicristalli e utilizzando anche una terza vite che si impana direttamente su un foro già presente, già filettato, che è posizionato sopra la staffa di supporto della vaschetta di espansione. Inoltre sul nuovo supporto della batteria ho riposizionato sia la vaschetta di espansione del radiatore che la vaschetta di tergicristalli. Passiamo adesso ragazzi al collegamento elettrico che per comodità spiegherò con un disegno. Queste ragazzi sono le due batterie, col polo positivo e il polo negativo. Questa è quella da 45 Ah, che è quella originale, e di qua c'è quella più grande da 100 Ah, che è quella che uso come batteria dei servizi. Polo positivo in rosso ed il polo negativo in nero con il nostro super pennarello che non va. Per fare il collegamento ho collegato le due batterie in parallelo, quindi ho collegato insieme i due negativi ed ho collegato insieme i due positivi, mettendo fra loro uno staccabatterie, che non è nient'altro che un interruttore di potenza, che è questo qua. Prima dello staccabatterie, dalla batteria dei servizi, ho preso un cavo che va a una scatola dei fusibili che funge da derivazione per tutti i servizi della macchina, come ad esempio il frigo, oppure la tenda, la barra LED. Dai fusibili partono tutti i fili che vanno a tutti i servizi della macchina. Ho scelto di utilizzare una scatolina per i fusibili, in questo modo ho tutti i miei accessori protetti da eventuali sovraattenzioni. Avendo posizionato la scatola dei fusibili prima dello staccabatterie sopra la batteria dei servizi, in questo modo posso tranquillamente utilizzare tutti questi servizi senza che mi si vada a scaricare la batteria motore, quindi senza rischiare di rimanere a piedi. I cavi che ho utilizzato hanno un diametro del conduttore che è circa 7-8 mm, mentre lo staccabatterie nautico che ho utilizzato può sopportare una corrente di spunto di 1250 A, una corrente di 450 A per 5 minuti e una corrente di 200 A in modo continuativo. Uno dei vantaggi di avere lo staccabatterie nautico è che oltre ad avere contatti isolati dall'acqua, nel caso in cui con le vibrazioni si allenti uno dei due morsetti e cada, questo non andrà mai a toccare una parte della carrozzeria della macchina che, come tutti sappiamo, è a massa e quindi a fare cortocircuito. Parlando di batterie invece voglio fare una piccola precisazione. Sicuramente l'ideale per una batteria dei servizi è una batteria che sopporta scariche profonde. Io non ho utilizzato questo tipo di batteria, ma ho utilizzato una comunissima batteria che comunque sia va bene lo stesso per l'uso che ne faccio io. Comunque sia, ricordatevi sempre che l'ideale sarebbe avere due batterie uguali. Vanno bene anche due batterie di amperaggio diverso, come nel mio caso. Una cosa veramente importante comunque ragazzi è che le due batterie sfruttino la stessa tecnologia ed abbiano la stessa età. E vabbè, ovviamente anche che abbiano lo stesso voltaggio. Ma perché ragazzi non ho utilizzato un parallelatore ed ho utilizzato uno staccabatterie? Beh, sostanzialmente perché volevo un sistema che fosse semplice, affidabile e robusto. È semplice perché è solamente un interruttore fisico che collega i due cavi ed inoltre è anche molto facile da riparare anche se si è in viaggio. Infatti bastano un paio di pinze e un cacciavite. Inoltre è affidabile perché meno costi ci sono e minori saranno le probabilità che qualcosa si possa rompere. Cercavo un sistema robusto anche perché la seconda batteria mi funge un po' da serbatoio di corrente quando utilizzo il vericello e il vericello assorbe veramente tanta corrente, quindi serve qualcosa in grado di sopportare il passaggio di grandi quantitativi di corrente e questo staccabatterie per me è stato l'ideale. L'unico difetto ragazzi è che ovviamente questo staccabatterie funziona tutto in manuale, quindi bisogna avere alcune accortezze quando lo utilizziamo. Però entriamo un attimo nel dettaglio che vi spiego meglio. Durante la marcia, infatti, tenendo le due batterie collegate, l'alternatore sarà in grado di caricarle entrambe ed entrambe verranno sfruttate per l'utilizzo normale del veicolo. Poi, una volta fermato che allestisco il campo per la notte, posso separare le due batterie e utilizzare tutti i vari accessori senza rischiare assolutamente di ritrovarmi con la batteria del motore scarica e quindi la mattina successiva non poter mettere in moto la macchina, perché per fare andare tutti i miei servizi ho sfruttato solamente la batteria ausiliaria. La mattina successiva
successiva, ricollegando le batterie insieme, potrò ricaricare la batteria dei servizi. Ragazzi, come dicevo, comunque sia, con lo staccabatteria bisogna fare un po' di attenzione. Infatti, se durante la notte abbiamo scaricato parecchio la batteria ausiliaria e durante la marcia non siamo riusciti a ricaricarla completamente, quando ci fermiamo avremo una batteria carica, quella motore, e una batteria semicarica, quella dei servizi. È come se fossero due vasi comunicanti. Lasciando lo staccabatterie collegato, la batteria più carica passerà energia alla batteria meno carica fin quando non si bilanceranno. Quindi rischiamo di scaricare la batteria motore e rimanere a piedi. Comunque ragazzi, per evitare questo problema basta semplicemente, ogni volta che mi sposto per brevi tratti dopo aver utilizzato la batteria ausiliaria, basta che stacchi lo staccabatterie. In questo modo non avrò sicuramente problemi. Un'altra cosa da fare attenzione se si utilizza una batteria normale per auto come ho fatto io è quella di non scaricarla mai del tutto. Questo perché le normali batterie per auto non sopportano cicli di scarica profonda e potrebbero danneggiarsi gravemente. Questo sistema quindi ragazzi funziona tutto in manuale e richiede anche una certa attenzione, però posso garantirvi che dopo averci preso la mano è veramente molto semplice. Adesso sono curioso di sapere se voi avete mai pensato di montare una seconda batteria sul vostro mezzo e anche di eventualmente, se l'avete fatto, come l'avete fatto. Scrivetemelo qua sotto nei commenti, così apriamo anche una piccola discussione in merito. Bene ragazzi, adesso siamo giunti alla fine di questo video e vi ringrazio per essere stati con me. Come sempre vi invito a lasciare un bel like al video se vi è piaciuto ed iscrivervi al canale. Al prossimo video ragazzi, un saluto!